Ma senti qua, una persona su 20.000 nasce albina. Sai, quella condizione in cui il corpo non produce abbastanza melanina, dando alla pelle, ai capelli e agli occhi una totale mancanza di colore. Mentre è piuttosto raro negli umani, è ancora più raro nel regno animale. Ma succede. Quindi, se non hai mai visto un delfino, uno scoiattolo o un corvo albino, ne vedrai delle belle. Iniziamo con un cavallo diverso. Forse, sì, bianco. I cavalli albini nascono completamente bianchi e rimangono così per tutta la vita. La cosa veramente interessante è che non hanno occhi rossastri, a differenza della maggior parte dei mammiferi come topi e conigli. I cavalli albini vedono il mondo attraverso i loro occhi marroni o azzurri e hanno una pelle non pigmentata. Questo fa sì che alcuni esperti credano che sono solo bianchi e non albini al 100%. Il cervo. Essere un albino può essere sia una maledizione che una benedizione per un cervo. Vedi, quando perdi la possibilità di mimetizzarti, è molto più difficile nascondersi dai predatori nei boschi, quando loro possono vederti da chilometri di distanza. D'altra parte, la loro bellezza e la loro grazia impediscono alla maggior parte dei cacciatori di ucciderli, poiché molte persone considerano i cervi bianchi off limits. C'è persino una leggenda che uccidere un cervo albino porti sfortuna. Immagino che la leggenda sia stata probabilmente iniziata dagli stessi cervi albini. La tartaruga. Ora, le tartarughe marine sono da tempo sulla lista delle specie in via d'estinzione e le tartarughe marine albine sono così rare che ogni volta che una foto appare online diventa virale. Nel 2016 un gruppo di volontari ha avvistato un nido di tartarughe su Castaway Beach, nel Queensland, in Australia. C'erano 122 tartarughine e andando via dal nido hanno lasciato dietro di loro un piccolo albino. I volontari hanno chiamato la tartaruga Albi e presto è diventata una star di internet. L'alligatore. Gli alligatori comuni vivono nelle paludi del sud-est degli Stati Uniti e nessuno vorrebbe mai incontrarli faccia a faccia, o no? Immagina che morso. Ma gli alligatori albini sono incredibilmente rari perché ce ne sono solo una ventina in tutto il mondo. Simili ai cervi, la loro pelle bianca giallastra li rende un bersaglio facile per i predatori, quindi non vivono molto a lungo. La loro pelle è molto sensibile alla luce solare. Il più famoso alligatore albino si chiamava White Diamond e viveva nel parco del Serengeti, in Germania. Fu trasportato lì dalla Louisiana per diventare parte di uno spettacolo di rettili viaggianti. Il gufo. Questa maestosa creatura che sembra uscita direttamente dai film di Harry Potter è stata trovata nel 2016. Poiché la sua pelle e le piume non hanno colore, gli occhi di un gufo albino sono di un rosso brillante e si può letteralmente guardare attraverso l'iride e vedere i vasi sanguigni all'interno. Chi lo avrebbe mai pensato? Lo scoiattolo. Solo uno scoiattolo su 100.000 nasce bianco, quindi individuarne uno è un vero colpo di fortuna. Sono prede facili per i falchi dato che spiccano contro l'erba e le foglie. Quindi molti dei sopravvissuti amano vivere in città, tra scoiattoli grigi e umani. La coccinella. Se hai mai trovato una coccinella albina, è probabile che sia una coccinella dalle 15 macchie o una coccinella ashy grey. Sì, hanno un nome. Possono anche diventare più scure con il tempo. Si ritiene che le coccinelle normali portino fortuna, e l'effetto è presumibilmente ancora più forte con quelle albine. La giraffa. Nel 2017 il mondo si è commosso mentre le immagini di 2 giraffe albine del Kenya sono diventate virali. Erano una mamma e il suo piccolo con macchie appena visibili sulla pelle. Ogni volta che qualcuno scatta una foto di una giraffa albina, fa immediatamente scalpore, perché sono così rare e uniche. Lo scarafaggio. Non esattamente tutte le persone sono fan degli scarafaggi, in realtà non piacciono a nessuno, e la maggior parte delle persone fa di tutto per cacciarli da casa. Forse saresti più gentile con uno scarafaggio albino. Diventano così quando fanno la muta e perdono la pigmentazione a causa di una reazione chimica. Ma mi sa che farei fuori anche quello. Il gurami. Non solo gli animali, gli uccelli e gli insetti possono essere albini, ci sono anche i pesciolini nella nostra lista. Qui abbiamo l'albino gurami. Non hanno pigmento e di conseguenza sembrano bianchi come la neve. Il che è difficile perché la neve tende a sciogliersi in un acquario.
Se decidi di prenderne uno come animale domestico, nota che l'illuminazione brillante dell'acquario peggiorerà la loro vista, quindi fai attenzione. Il riccio di mare. Un'altra creatura del mare che ha nomi diversi tipo riccio di mare peloso, il riccio di mare a dorso corto, l'uovo di mare e l'uovo di mare indiano occidentale. Questa creatura albina ha trovato un modo interessante per proteggersi dai predatori e dal sole. Si nasconde nelle alghe, in conchiglie e sotto ai ciottoli. Mi sembra un tipo intelligente. Il corvo. I corvi albini sono tra gli uccelli più rari del pianeta e sono persino considerati più creature mitologiche che reali. Proprio come con i normali corvi, questi sono naturalmente curiosi di sapere cosa gli succede intorno e la mancanza di colore li rende vulnerabili alla luce del sole. Un altro problema che devono affrontare è trovare un compagno con cui accoppiarsi. Quindi alcuni uccelli fortunati finiscono per vivere con degli umani che gli offrono molto amore e cura. Il riccio. Solo 1 su 100.000 ricci è incolore, dal momento che nascono con un genere eccessivo. La cosa bella è che sono così bianchi che brillano nell'oscurità. Se mai ne trovi uno, la cosa migliore che puoi fare è portarlo a casa o in un rifugio per animali, perché non vivono bene in natura. L'alce. L'ultimo avvistamento di un'alce bianca che divenne una stella su internet è avvenuto nella regione svedese di Värmland. Si scopre che ci sono persone che hanno passato anni a fotografare queste creature e per una di loro il sogno si è avverato dopo 3 anni di tentativi falliti. I cacciatori abituali non cacciano l'alce bianca perché sono animali protetti. Il pavone. I pavoni maschi usano il loro piumaggio multicolore per attirare le femmine. I pavoni albini non hanno quella varietà di colori, ma possono sembrare comunque maestosi. Un po' come Elsa, la principessa di ghiaccio. Sai, Frozen? A proposito, alcuni pavoni sono metà albini e metà normali. In molte culture il pavone bianco rappresenta la morte, la risurrezione, la vita eterna e la gloria. Beh, penso che abbiamo rappresentato un po' tutto qui. La tigre. Le tigri albine non dovrebbero essere confuse con le tigri bianche, che sono comuni in India. Queste ultime hanno una pelliccia bianca e strisce nere più chiare, ma le tigri albine sono più chiare con gli occhi rosati. I genitori trasmettono il gene albino alla loro prole e se ne possono addirittura vedere intere famiglie. Il fringuello. Siamo abituati a vederli con colori vivaci, ma il fringuello albino si può trovare in natura. Quindi non sorprenderti se ne vedi uno. Mi chiedo se Charles Darwin ne abbia intravisto uno durante le sue visite alle Galapagos. Il delfino. Nel 2018 il mondo impazzì alla vista di un raro delfino bianco albino quando fu avvistato 2 volte in una settimana nella baia di Monterey, in California. Era un giovane delfino di risso che nuotava insieme a centinaia di suoi compagni non albini. Soprannominato Casper quando è stato avvistato per la prima volta nel 2014, è molto probabile che sia l'unico delfino albino mai documentato. I delfini di risso sono piuttosto unici in quanto hanno teste a bulbo, grandi pinne dorsali e corpi grigi, coperti di cicatrici. Il canguro. Ci sono più canguri che persone in Australia, quindi non è difficile sorprendere un turista con uno di loro, ma i canguri albini non sono così diffusi. La maggior parte vive in cattività, ma sono stati segnalati casi di un canguro albino che si aggirava nei sobborghi di Canberra. Gli esperti della fauna selvatica dicono che questi canguri siano inclini a problemi di udito e di vista, quindi non è facile per loro sopravvivere in natura. La zebra. Le strisce bianche e nere sono ciò che immagini quando pensi a una zebra. Gli scienziati non sono ancora sicuri sul perché la natura abbia dato loro questo schema, ma una cosa è certa: alcune zebre sono diverse dalle altre. Si tratta di leucismo e le rende totalmente bionde. Il gorilla. Un gorilla albino chiamato Snowflake divenne l'animale più fotografato al mondo. Ha attirato milioni di visitatori nello zoo di Barcellona e ha vissuto per 39 anni. È nato nel 1966 in Guinea Equatoriale ed era l'unico gorilla bianco al mondo. Una nuova ricerca ha dimostrato che la colorazione bianca è dovuta alla consanguineità.
L'orangotango. L'unico orangotango albino nel mondo si chiama Alba. Fu salvato nel 2017 dalle giungle dell'Indonesia, trascorse 20 mesi nel centro di riabilitazione alla Borneo Orangutan Survival Foundation e poi fu rilasciato di nuovo in libertà. Lo staff della fondazione e il gruppo di medici hanno realizzato che Alba poteva sopravvivere tra gli oranghi comuni nonostante le loro preoccupazioni. Il Doberman. I Doberman albini hanno una pelliccia esclusivamente bianca, occhi azzurri e nasi rosa. La mancanza di melanina li rende più vulnerabili al sole e la pelle e gli occhi sono davvero sensibili. Quindi, se ti capita di avere un Doberman albino, prendi una crema solare approvata per cani o una giacca leggera per il tuo cucciolone. Beh, hai mai visto un animale albino? Fammi sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticare di dare a questo video un mi piace, condividilo con i tuoi amici e fai clic su iscriviti per rimanere sul lato positivo della vita.